Ciao a tutti, oggi faremo una vera e propria radiografia ai conti dei tre club più titolati del calcio italiano. Non ci limiteremo a guardare la superficie, ma scaveremo nei numeri ufficiali per capire ricavi, costi, debiti, patrimonio e la reale anatomia di tre modelli di business che oggi si trovano letteralmente agli antipodi. Da una parte abbiamo il modello sostenibile del Milan targato Redbird. Si tratta del terzo esercizio consecutivo in attivo, caratterizzato dal totale autofinanziamento e da un bilancio, tra virgolette, leggero, che permette di non sacrificare gli investimenti in campo. Al centro c'è invece il modello a leva dell'Inter sotto la regia di Oaktree. Si basa sul rischio, enormi ricavi e vittorie che hanno portato al primo storico utile dell'era moderna, pur poggiando però su un indebitamento strutturale pesante. Infine abbiamo il modello in transizione della Juventus di Exor, un cantiere finanziario ancora aperto al quinto anno di rosso consecutivo, ma che sta cercando faticosamente di sanare i costi gravosi delle passate gestioni. L'Inter ha compiuto un balzo in avanti impressionante, chiudendo a più 35 milioni di euro di attivo, un salto di oltre 70 milioni rispetto all'anno precedente, trainato in modo eccezionale dalla finale di Champions League e dal mondiale per club. Il Milan si conferma solido, chiudendo inutile a 2,9 milioni. La Juventus invece si trova a meno 58 milioni, quindi con un deficit importante, ma attenzione a non farsi ingannare. Questo numero rappresenta una forte riduzione delle perdite di ben 141 milioni in soli 12 mesi, un segnale quindi di risanamento decisamente incoraggiante. L'Inter massimizza i ricavi dal campo e domina nei proventi complessivi raggiungendo la cifra record di 567 milioni, di cui quasi la metà, ben 264 circa, derivanti dai soli diritti audiovisivi e dai premi Champions. Il Milan, fermo a 494 milioni totali, è però il leader assoluto nel capitalizzare il proprio brand, con 152 milioni derivanti dagli sponsor, il primato in Italia. La Juventus, con 529 milioni totali, mostra un'alta dipendenza dal mercato in uscita. Quasi 110 milioni arrivano infatti dal player trading, senza il quale i conti avrebbero sofferto molto di più. L'Inter, come vediamo, ha il monte ingaggi più alto della Serie A, con 253 milioni lordi che incidono per quasi il 45% sui ricavi totali. Parliamo del costo del personale in generale. La Juventus segue a 220 milioni, cifra appesantita quest'anno anche da oltre 16 milioni di esoneri. Il Milan, anche qui, risulta il club più virtuoso, fermandosi a 188 milioni con l'incidenza più bassa sui ricavi, pari al 38%. La forbice invece sui soli stipendi dei calciatori tra l'Inter e il Milan si traduce chiaramente sul campo. Una rosa nerazzurra più profonda qualitativamente, ma molto più onerosa da mantenere. Ma il costo della rosa è solo una parte dell'equazione. Per avere il quadro completo bisogna guardare anche agli ammortamenti. Qui emerge chiaramente la strategia dell'Inter che si trascina dietro quelli che sono i retaggi dell'era Suning. Il club costruisce la rosa con acquisti a parametro zero o con costi pregressi scaduti, pagando stipendi premium ma ammortizzando pochissimo a bilancio, solo 91 milioni. Al contrario, la Juventus sconta una zavorra molto più pesante. Paga il peso di campagne e trasferimenti storiche altissime con ammortamenti che sfiorano i 154 milioni. Il Milan si colloca in perfetto equilibrio nel mezzo, a 120 milioni, assorbendo persino svalutazioni straordinarie di 11 milioni per lo stop al progetto stadio a San Donato senza intaccare i conti. Queste differenze strutturali guidano inevitabilmente le strategie dell'ultimo calciomercato. Il Milan è stato l'unico club capace di rafforzare la rosa generando al contempo liquidità positiva. Ha investito 125 milioni lordi, ma grazie alle ricche plusvalenze ha chiuso la campagna trasferimenti autofinanziandosi e registrando un saldo di cassa attivo di 2 milioni. L'Inter ha investito 82,8 milioni con un approccio meno speculativo, assorbendo però un'enorme liquidità per quasi 100 milioni netti. Anche la Juventus ha vissuto una situazione simile. La sua campagna estremamente aggressiva da 216 milioni di investimenti lordi ha drenato le casse bianconere per circa 100 milioni di euro. Andiamo ora a toccare un tasto cruciale,
la posizione finanziaria netta, perché non tutti i debiti sono uguali e i numeri crudi non dicono tutto. Il Milan presenta un rosso di 92,6 milioni, ma si tratta di una struttura fisiologica legata ad anticipi sui crediti commerciali tramite factoring, senza alcun debito verso banche o bond. L'Inter invece con 279 milioni negativi porta invece il peso di un indebitamento strutturale pesante, composto prevalentemente da un prestito obbligazionario, sebbene il recente rifinanziamento permetterà di risparmiare circa 12 milioni all'anno di interessi. La Juventus è invece nella situazione più allarmante, meno 280 milioni composti da banche e factoring aggravati da una liquidità di cassa minima. Se ampliamo lo sguardo a tutti i debiti invece iscritti a bilancio, scopriamo verso chi sono esposti questi club. La Juventus è la società più indebitata d'Italia con 758 milioni di passività complessive e il dato più interessante è che quasi 260 milioni li deve ad altri club e procuratori. L'Inter la segue a 660 milioni, dove pesano quasi 400 milioni di debiti finanziari e oltre 53 milioni di debiti tributari, triste eredità delle rateizzazioni della passata gestione. Il Milan è il più sereno a quota 391 milioni, confermando una solidità che vede i debiti totali fermarsi al di sotto dell'80% dei ricavi. Il vero cuscinetto strutturale però che protegge una società da eventuali crisi è il patrimonio netto e qui la distanza tra le tre realtà è abissale. Il Milan svetta con 199,4 milioni positivi, il patrimonio più alto della sua storia. Un muro di protezione imponente, frutto degli utili recenti e dei precedenti conferimenti di Redbird. L'Inter, invece, nonostante l'ultimo utile e le immissioni di capitale da 52 milioni da parte di Oaktree, resta in territorio negativo per 12 milioni a causa del fardello molto pesante delle perdite storiche. La Juventus possiede invece un patrimonio di appena 13 milioni, completamente però eroso dal lungo periodo di rosso e che si salva solo grazie a continue iniezioni di cassa dalla proprietà Exor, richiedendo quindi continui aumenti di capitale. Questa diversa salute finanziaria detta le regole del gioco anche per la UEFA e il Financial Fair Play. Il Milan è da considerarsi al sicuro. Ha concluso il settlement agreement con successo, liberato il fondo rischi e mantiene il costo della rosa a circa il 65%, sotto la soglia critica del 70%. L'Inter è ancora sotto osservazione fino al 2027, ma il recente miglioramento economico ha permesso almeno di far cadere le penalizzanti restrizioni sulle liste europee. La Juventus, al contrario, si trova in una zona ad alto rischio. Con una perdita accumulata nel triennio di 381 milioni, la UEFA, come sappiamo, ha aperto un procedimento che verosimilmente renderà imminente quella che è la firma di un rigido e restrittivo accordo transattivo, il cosiddetto settlement agreement, che dovrebbe essere sottoscritto in base alle indiscrezioni entro l'estate o in ogni caso prima della prossima stagione. Guardando alla sintesi dei 6 indicatori chiave del nostro cruscotto finanziario, le gerarchie sono evidenti. Il Milan eccelle indiscutibilmente in patrimonio e nella straordinaria leggerezza dell'indebitamento. L'Inter invece è la regina dei ricavi assoluti grazie alle prestazioni sportive e della redditività a breve termine, ma paga lo scotto di una leva finanziaria e di un debito ancora decisamente troppo pesanti. La Juventus mostra un profilo pericolosamente ambivalente. Riesce ancora a sostenere alti ricavi, spingendo forte sul mercato, ma sia l'esposizione debitoria che il patrimonio netto sfiorano i minimi termini. Tuttavia c'è un elemento critico, una vera e propria fragilità sistemica che minaccia allo stesso modo tutti i grandi club italiani. Nessuno stadio di proprietà, infatti, potrà purtroppo mai colmare da solo il divario che ci separa dalla Premier League. L'intero sistema calcio del nostro paese dipende in modo viscerale da quelle che sono le competizioni europee. La sola partecipazione alla Champions League, pensate, fa ballare tra i 70 e i 100 milioni di euro in una singola stagione. Fallire quindi l'accesso significa innescare all'istante una spirale recessiva.
È il drammatico rischio, giusto appunto, che corre il Milan quest'anno per la mancata qualificazione europea, ed è l'amara realtà vissuta proprio dalla Juventus la stagione passata. Concludiamo quindi volgendo lo sguardo al futuro, all'orizzonte del 2026, che presenta banchi di prova serrati per tutti. Il Milan si ritrova con l'ostacolo più grande. Dovrà inventarsi come compensare un buco di circa 85 milioni derivanti dalla mancata qualificazione UEFA, puntando sul player trading e su nuovi contratti di sponsorizzazione, protetto però fortunatamente dal suo largo patrimonio. L'Inter subirà un reset dei ricavi, dovendo assorbire la scomparsa dei 31 milioni straordinari portati dal Mondiale per club, i mancati incassi europei derivanti dalla biglietteria che l'anno scorso ha trascinato il club fino alla semifinale per quanto riguarda le partite casalinghe, e anche minori ricavi di premi UEFA rispetto sempre alla passata stagione. La Juventus infine dovrà affrontare una lunga marcia di sopravvivenza, attendendo l'iniezione di capitali di Exor e cercando di tagliare i costi per centrare il vitale pareggio di bilancio imposto dal piano strategico. Da qualsiasi angolazione la si guardi, l'infrastruttura di proprietà resta il vero game changer, cioè il tassello mancante in grado di garantire un modello di sostenibilità a lungo termine. Juventus, Milan e Inter si trovano in fasi e cantieri profondamente diversi per raggiungerla. Per costruire modelli di ricavo meno volatili servirà però un'enorme pazienza, e la pazienza, come ben sappiamo, è proprio quella merce rara che nel mondo del calcio scarseggia da sempre.